Una delle specialità in cui spesso alcuni di noi primeggiano, o meglio, sono dei veri e propri maestri, è quella di autosabotarsi nel raggiungimento di un obiettivo. L'autosabotaggio consiste nel mettere in atto involontariamente pensieri, comportamenti, atteggiamenti che, anziché facilitare il raggiungimento dei nostri obiettivi, lo rendono difficile, se non addirittura impossibile. È una dinamica che può essere piuttosto invalidante e sulla quale potremmo non solo fare un video breve come questo, ma scrivere un saggio di centinaia di pagine. Tanti sono gli aspetti e le aree della vita in cui si può verificare. Generalmente dietro le quinte dell'autosabotaggio sembra esistere una sorta di difesa inconscia, una specie di meccanismo automatico che si innesca per mantenerci nello stato attuale, seppur non felice, anziché permetterci di esplorare nuovi orizzonti, raggiungendo i nostri obiettivi. In buona sostanza, chi tende all'autosabotaggio inconsciamente preferisce la certezza e la prevedibilità della realtà che sta vivendo, anche quando è scomoda, rispetto all'ignoto del raggiungimento di un obiettivo che potrebbe comportare, essendo nuovo per il sistema, uno scenario su cui teme di perdere o di non avere il controllo. L'autosabotaggio si innesca più frequentemente in un certo tipo di personalità, che spesso coincide con quella che in psicologia viene definita borderline, ma è una trappola mentale in cui tutti possono cadere a seconda delle circostanze e dei periodi. Ecco quindi che qualcuno si autosabota nell'ambito dell'autorealizzazione, quando desidera fortemente, per esempio, un avanzamento di carriera, ma poi attua inconsapevolmente comportamenti che lo mantengono esattamente dov'è. Altri sabotano se stessi in ambito sportivo, altri ancora in ambito sentimentale. Ed è proprio questo di cui parleremo oggi, l'autosabotaggio nelle relazioni amorose. Sto seguendo come coach una donna sui 40 anni che chiamerò Roberta, anche se non è il suo vero nome. Seppur non stia vivendo dei disagi emotivi invalidanti, dimensione per la quale ci si deve rivolgere a uno psicoterapeuta e non a un coach, si è resa conto da sola, prima di rivolgersi a me, di cadere spesso nella trappola dell'autosabotaggio delle sue relazioni. Da tempo è alla ricerca di una relazione stabile, dopo quasi 20 anni passati in un matrimonio in cui sono nate 2 figlie, ma dove non c'era più terreno fertile per rimanere insieme al marito. Negli ultimi mesi ha provato a frequentare vari uomini, per poi allontanarsene quasi subito a causa della bassa affidabilità che le dimostravano. Ha incontrato bugiardi cronici, individui sposati o con doppie vite sentimentali che ovviamente non erano mai limpidi, uomini che inizialmente si presentavano come il principe azzurro per poi scomparire nel nulla dall'oggi al domani, finché un mese fa si è imbattuta in un suo coetaneo che sul piano dell'affidabilità le sta offrendo tutto ciò che ha sempre desiderato. Presenza costante, ricerca assidua di tempo da passare insieme, disponibilità a incontrare le sue 2 figlie e anche i suoi genitori e una progettualità di coppia proiettata nel futuro. Tutto quello che Roberta stava cercando le viene ora offerto su un piatto d'argento da un uomo che le piace molto anche fisicamente, ma lei non riesce a goderselo con serenità, perché quando è sola continua a pensare è troppo bello per essere vero e rimugina sulla certezza di un'ennesima delusione in agguato. Con gli uomini precedenti, in buona sostanza, era diffidente e ne aveva i motivi. Con questo permane in una dimensione di diffidenza lancinante, nonostante lui le stia dimostrando di essere onesto, innamorato, desideroso di stare con lei appena può, mettendola sempre al primo posto, fino al punto di cambiare i suoi piani di lavoro per vederla anche solo un'ora in più. Questo è un esempio di autosabotaggio che, se non viene disinnescato presto, porta a conseguenze pessime. La diffidenza, infatti, anche quando vogliamo dissimularla e facciamo buon viso, purtroppo trapela sul piano non verbale e l'interlocutore la avverte, arrivando a sua volta a diffidare di noi, seppur a livello non cosciente. Quando qualcuno non si fida di noi, anche se non ce lo dice apertamente, lo avvertiamo e non occorre essere dei mentalisti. Il corpo, le movenze, le microespressioni del viso, i toni vocali, i nostri atteggiamenti difensivi, tutto trasmette la nostra diffidenza e non serve essere esperti di comunicazione non verbale per percepire che qualcosa non sta funzionando. Ecco come una relazione che sulla carta funziona a meraviglia, che è proprio ciò che abbiamo sempre desiderato, può trasformarsi in breve tempo in qualcosa che non funziona più. E alla fine, quando ci sarà la chiusura definitiva, potremo confermare a noi stessi che avevamo ragione a non fidarci.
Puoi chiamarla profezia che si autoavvera ed è il più frequente terreno su cui fioriscono le sfumature dell'autosabotaggio nella relazione di coppia. Un'altra variabile molto gettonata si verifica a monte, ovvero ancor prima che la relazione inizi, portandoci a scegliere potenziali partner che quasi sicuramente si dimostreranno sbagliati riguardo ai nostri desideri. In questi casi, ne abbiamo già parlato anche in puntate precedenti, tendiamo a percepire l'altro come un essere perfetto inizialmente, a obnubilare tutto ciò che non è in linea con i nostri desideri reali, non volendo vedere quegli indizi che sono chiari sin dal primo incontro e che dovrebbero essere dei campanelli di allarme. Mettiamo la polvere sotto il tappeto, accettando a volte anche l'inaccettabile pur di stare con qualcuno, ma a un certo punto inciampiamo nel tappeto, proprio a causa dei mucchi di polvere nascosta troppo a lungo. Secondo una ricerca del 2021 pubblicata dal portale americano Giornale di Terapia Relazionale e di Coppia, esisterebbero numerosissime modalità di autosabotaggio che portano uno dei due partner a far fallire la relazione anche quando sta funzionando molto bene. Veniamone alcune delle più frequenti. Sembrerebbe ad esempio che anche il tradimento rientri in una modalità autosabotante. Il partner che tradisce, stando a questa ricerca, autoboicotta la relazione per paura di essere tradito o ferito, finendo per farsi scoprire e mandando all'aria ogni progetto costruito insieme. Un'altra sfumatura riguarda il senso di fiducia, nella quale rientra Roberta, di cui ti ho parlato prima. Mettersi nella condizione di dubitare costantemente della buona fede dell'altro, di pensare continuamente che gatta ci cova, anche quando le prove dicono il contrario, mette un freno alla sincera intimità di coppia e apre a una serie di incomprensioni che porteranno a una separazione. Anche avere aspettative troppo elevate nei confronti dell'amore spinge il partner che le vive a mettere in atto continue critiche o pretese verso l'altro, dal momento che le storie da favola difficilmente esistono e che il desiderio di perfezione non va d'accordo con la realtà quotidiana della vita di coppia. Il partner che subisce questa ipercritica continua, anche se è mosso dalle migliori intenzioni, da un sincero amore, alla fine si arrende e se ne va. E ancora, la paura della solitudine, che può derivare da un possibile abbandono, spinge il partner che ne è preda a cercare continue rassicurazioni, finendo per diventare pressante e fastidioso, portando l'altro a domandarsi chi me lo fa fare, a giocargli proprio il temuto abbandono una volta raggiunto il limite di sopportazione. Potrei andare avanti con altri numerosi esempi, ma preferisco andare al nocciolo della questione, ovvero al fatto che ogni sfumatura di autosabotaggio è in fin dei conti un meccanismo di difesa per proteggerci dal rischio di rivivere antichi dolori già sperimentati, a partire dalle prime relazioni importanti avute con i nostri genitori durante la prima fase della vita, ma vissuti anche nei rapporti extrafamiliari con i vari partner affettivi che si sono avvicendati dall'adolescenza in poi. Il meccanismo di fondo, quindi, è una sorta di difesa, un'armatura che indossiamo senza realmente volerlo, ma che, come ogni armatura, da un lato ci protegge, dall'altro ci impedisce di muoverci liberamente. Il paradosso è che a volte inneschiamo meccanismi di protezione anche quando la vita ci sta dando qualcosa di molto buono. E questo accade se il nostro pensiero primario, la nostra credenza intima e non consapevole, è proprio quella di non meritarci il buono della vita. Purtroppo non basta saper amare l'altro, ma forse è più fondamentale la capacità di lasciarci amare, ritenendoci degni dell'amore di qualcuno. Concludendo, visto che nella scorsa puntata abbiamo parlato della mentalizzazione, focalizzandoci soprattutto sulla sua sfumatura altruistica, intesa come capacità di vedere l'altro, cogliendole se possibile anche il funzionamento mentale, credo che se ti riconosci in chi pratica l'autosabotaggio potresti mentalizzare con te stessa o con te stesso, cercando di vedere in tempo quali sono le tue modalità disfunzionali e scegliendo di cambiarle. Sicuramente non è una passeggiata abbandonare certe abitudini così radicate, soprattutto quando sono inconsapevoli e installate da tempo, ma già il fatto di riconoscerle può essere un ottimo primo passo per iniziare a lavorarci. Questo sarebbe un vero atto d'amore innanzitutto per te, ma anche per il tuo partner. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui. A sabato prossimo.